Allora, vediamo come modellare una tazzina con 3D Studio. Mettiamoci in una vista frontale, andiamo negli strumenti linea, accertiamoci che la linea sia di tipo corner e corner e disegniamo così la sagoma di una tazzina. Premiamo G per nascondere la griglia e diamo alla linea un colore, diciamo, in modo tale che sia più visibile. Selezioniamo la linea, andiamo in Modify e clicchiamo sulla selezione per vertici. Selezioniamo le due selezioniamo questo punto, andiamo sul tasto sposta e rispetto alla X posizioniamola sullo 0 e posizioniamo anche la Z a 0. Selezioniamo quest'altro vertice e accertiamoci che anche qui la Z sia impostata sullo 0, la Y e la Z impostate sullo 0. Selezioniamo questo vertice e nelle proprietà della linea andiamo su Fillet e creiamo un fillet più o meno in questa maniera. Usciamo dalla selezione per vertici, selezioniamo la linea, andiamo nel menu gerarchia, affect pivot only, attiviamo lo snap 2D e con il tasto destro accertiamoci che lo snap sia sul vertice. Spostiamo il pivot in corrispondenza della metà della tazzina. Usciamo da affect pivot only, togliamo lo snap 2D, torniamo di nuovo sulla linea e spostiamo questi punti leggermente più a destra. A questo punto selezioniamo la linea e nell'elenco dei modificatori andiamo a prendere il modificatore Late. Questo crea una rivoluzione attorno all'asse. Selezioniamo sempre questo elemento e con lo shell diamo uno spessore all'oggetto. Qui vediamo che in questo punto abbiamo un artefatto che, aumentando il numero di segmenti e attivando Weld Core per fare in modo che le parti che si rivoluzionano poi si vanno anche ad unire, riattivando lo shell abbiamo questo risultato. Ora facciamo un collapse all, quindi tasto destro, collapse all, e alla domanda confermiamo con sì. Clicchiamo F4 per avere la visualizzazione dei vertici. Attiviamo la selezione delle facce e selezioniamo le due facce superiori. Questo ci servirà a capire in che punto dobbiamo andare a prendere
queste parti per creare il manico. Selezioniamo queste facce, quindi selezioniamo queste due facce, facciamo un'estrusione, premendo più facciamo un'altra estrusione e confermiamo. Selezioniamo queste facce e da una vista frontale con la rotazione effettuiamo una rotazione verso il basso. Selezioniamo queste facce e facciamo una rotazione verso l'alto e contemporaneamente spostiamo anche questi elementi. A questo punto selezioniamo le facce da unire, andiamo su Bridge, clicchiamo su Bridge e confermiamo con OK. Qui volendo con Swift Looped possiamo creare un taglio aggiuntivo in questo punto, possiamo prendere questi punti e possiamo dare una forma diciamo più pulita a questa parte. A questo punto seleziono e applico un Turbo Smooth al quale do 2 o anche più iterazioni. Volendo possiamo ritornare sulla tazzina, quindi se vogliamo cambiare leggermente la forma del manico, possiamo intervenire sui vertici e dare alla tazzina diciamo l'aspetto che vogliamo. Volendo possiamo intervenire sui bordi della tazzina, magari aggiungendo un loop qui, un loop qui, un loop qui e un loop qui, in modo tale che la forma possa migliorare. Quindi in una vista laterale andiamo a spostare, allineare questi vertici e poi man mano possiamo fare tutti gli aggiustamenti che vogliamo per renderla diciamo più morbida e più piacevole da vedere.